Allora, è già passato un quarto dell'anno, non so più quando e se dormirò, però devo dire che quello che si sta costruendo e quello che facciamo mi piace sempre di più. Probabilmente non sono più un umano, però amo quello che faccio. Buongiorno, questa è una nuova puntata dei miei investimenti. Per chi non lo sapesse, ogni fine del mese riguardo tutto ciò che ho fatto, i miei progetti, i miei investimenti e giudico il loro andamento, cosa sta funzionando, cosa non sta funzionando e cosa farò nel prossimo mese puntando a nuovi grandi obiettivi. Questo video è una sorta di diario condiviso per cercare di migliorarmi e condividere con voi cosa sta andando e cosa non sta andando, in modo tale che anche voi possiate trarne un beneficio e che sappiate con la massima trasparenza quello che sto facendo, perché alla fine anch'io sono uno come voi che guarda quello che va e quello che non va e poi dà i suoi giudizi. Poi soprattutto in questo video è apprezzato un vostro feedback, un vostro commento, anche per sapere cosa pensate voi e magari quali sono i vostri suggerimenti per il futuro. Nell'ultimo mese ho avuto l'onore di conoscere tantissime persone importanti ed influenti nei campi più svariati, da Amazon FBA a commercialisti, avvocati, innovatori, amministratori delegati. Insomma, l'ultimo mese è stato veramente scoppiettante. Poi il mese prossimo ci sono in cantiere 2-3 progetti che secondo me vi piaceranno tantissimo. Come sapete, prima faccio una revisione del passato e poi vi mostro i progetti futuri, per cui se volete sapere di più di quello che verrà, guardate questo video fino alla fine. E soprattutto nei progetti futuri per il mese prossimo ci sono cose molto interessanti. Prima di iniziare vi voglio aggiornare su 2 cose importantissime. La prima è che ho creato il mio podcast, che sarà il primo link in descrizione, in modo tale che se qualcuno non ha il tempo per mettersi lì e guardare i miei video e guardare il mio faccione, che magari può essere bruttissimo per alcuni, prenda in mano il cellulare, va su Spotify, va su Apple Podcast o va su Google Podcast, schiaccia play e mentre magari sta guidando riesce ugualmente ad ascoltare i miei consigli e quello che faccio. Se andate ad ascoltarlo, condividetemelo in qualche modo, magari con una storia su Instagram, e sarei lieto di sapere cosa ne pensate e magari correggermi. La seconda cosa di cui vi voglio aggiornare è il mio canale Telegram, dove condivido aggiornamenti e nuove notizie nel mondo dell'online, quindi se volete andate a visitarlo. Siamo già più o meno in 400 e vedo che le notizie che condivido sono sempre apprezzate. Detto questo, iniziamo a fare la revisione. Come sempre però vi voglio dire che io non sono un consulente finanziario, sono soltanto un ragazzo di 21 anni che sta condividendo la sua esperienza negli investimenti, quindi prima di investire o spostare il vostro denaro fate le vostre considerazioni, imparate e fatelo con prudenza. Ripeto che voglio semplicemente condividere quello che faccio. Passiamo al computer e alla revisione. Eccoci qui, la prima cosa che voglio menzionare è il mio blog, all'interno del quale potete trovare tantissime informazioni approfondite su quello che faccio e anche recensioni di tutte le cose di cui sto per parlare. Ma magari questo non vi interessa e volete semplicemente vedere come vanno gli investimenti. Per questo nel mio blog c'è una sezione che si chiama Income Graph, nella quale ci sono i grafici con tutti i ritorni mese per mese, piattaforma per piattaforma che ho avuto. Quindi se siete interessati questa sezione può piacervi molto. Come sempre tutte le cose che sto menzionando le trovate anche qui sotto in descrizione, quindi andateci a dare un'occhiata. Allora passiamo ai miei investimenti, al loro andamento. Tutte le piattaforme di cui sto per parlarvi sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per ogni piattaforma ho fatto una video recensione, quindi se volete andare ad approfondire qui sotto in descrizione trovate tutto. In breve, per chi non sapesse cos'è, il peer-to-peer lending si tratta di agire come banche. Noi prestiamo dei soldi a delle persone o a delle organizzazioni che hanno bisogno e necessitano un prestito. Queste persone ricevono i nostri soldi e ce li ridanno con dell'interesse. Il nostro guadagno sta nell'interesse che queste persone ci restituiscono. La prima piattaforma dove investo si chiama Bondora. Nell'ultimo mese, come avete visto, ho depositato 500 euro e ho guadagnato circa 10 euro. Io la consiglio sempre per chi sta iniziando, perché in quanto a velocità e semplicità è la migliore, e oltretutto se passate attraverso il mio link in descrizione invita un amico ottenete anche 5 euro bonus se volete iniziare ad investire con Bondora. Per trasparenza voglio dirvi che qui in descrizione troverete tutti i link invita un amico, oltre che per Bondora anche per tutte le altre piattaforme, attraverso i quali potete iniziare ad investire su ogni singola piattaforma e avere un bonus. Questi sono link invita un amico, quindi
quindi voi avrete un bonus e anche io avrò un bonus. Questo ve lo voglio dire per trasparenza. Però comunque, se volete supportare questo canale e se volete iniziare con una spinta gratuita bonus, passare attraverso quei link non vi costa nulla. Poi la seconda piattaforma dove investo si chiama Estate Guru. Questa piattaforma è molto interessante perché loro fanno peer-to-peer lending per l'immobiliare. Ci dovrò poi fare una recensione, però quello che succede è che tu decidi il progetto immobiliare dove vuoi prestare il denaro e loro ti dicono quale sarà il tuo ritorno di interessi. Ho iniziato ad investirci il mese scorso, come vedete ho depositato 200 euro e nell'ultimo mese ho avuto un ritorno di 1,09 €, che non è assolutamente male dato che è ancora nella fase di test. Penso che nel prossimo mese inizierò a depositare con costanza dei soldi. Faccio una breve parentesi: questi sono investimenti con un ritorno medio dell'8% annuo e io li considero come piani di accumulo e risparmio dove riesco ad avere un interesse maggiore. Però di sicuro, se iniziate ad investirci e a depositare con costanza, potete lavorare sull'interesse composito, e il mio obiettivo è di depositare con costanza mese per mese, in modo tale che nel futuro, magari tra un anno, tra 2 anni, io riesca a creare un portafoglio diversificato tra le piattaforme, ma con una somma tra virgolette ingente, che mi permetta di guadagnare mensilmente un reddito passivo che può essermi utile. La terza piattaforma nella quale deposito si chiama Mintos. Anche all'interno di Mintos questo mese ho depositato altri 500 euro, proprio come vi dicevo prima, per il concetto di piano accumulo con interesse composito. Mi stavo quasi dimenticando: per Mintos ho fatto una recensione nel mio blog e all'interno di quella recensione potete trovare una strategia di autoinvestimento da settare su Mintos, attraverso la quale i vostri fondi vengono autoinvestiti in modo tale che possiate anche liberare il vostro tempo, perché alla fine è questo quello che stiamo cercando di fare. Con Mintos ho un ritorno medio anno del circa 9,78% e nell'ultimo mese ho guadagnato circa 7 euro. Se siete interessati a sapere di più per quel che riguarda la tassazione sui guadagni all'interno di queste piattaforme, vi lascio sempre in descrizione il link a un video che ho fatto con un avvocato fiscalista dove spieghiamo come verranno tassati e come dovete dichiarare questi guadagni. Poi la quarta piattaforma nella quale investo si chiama Twino. In Twino devo ancora iniziare a depositare con costanza, quindi ci sono i 90 euro che avevo depositato inizialmente e nell'ultimo mese ho guadagnato circa una settantina di centesimi. Poi investo anche dei soldi su Pure Market con la strategia di Must GT. Loro sono una sorta di startup e quello che fanno è gestire i tuoi soldi e farci trading, e la cosa interessante è che loro guadagnano soltanto se anche tu guadagni, quindi se tu sei in perdita loro non guadagnano nulla, per cui è nel loro interesse farti guadagnare. Attualmente avevo investito circa 100 euro, sono in perdita di 20 euro. Con queste persone ho un contatto diretto e mi hanno detto che c'è stata una sorta di pullback, però nella loro strategia di investimento dicono che nel prossimo mese dovrebbero riuscire a tornare a profitto. Attualmente questo progetto è nella fase d'analisi e oltretutto il mese prossimo dovrei avere un incontro con l'azienda Must GT anche per capire quali sono i loro progetti e vedere cosa si può fare. Ora forse siamo arrivati al momento più interessante e che tutti stavano aspettando: i progetti futuri. Cosa farò nel prossimo mese? La prima cosa che vi voglio condividere e che vedrete è che voglio imbattermi nel network marketing, perché ho visto che moltissimi imprenditori di successo diversificano il loro rendimento anche con il network marketing. Perciò già da domani vedrete un video su che cos'è il network marketing, dopodiché voglio iniziare a testarlo e provarlo. Mi sono già stati proposti migliaia di network, quindi non state qui a propormi network, ne ho già rifiutati a decine perché li reputavo frodi o truffe, e probabilmente lo sono. Però ho visto che se fatto in modo etico anche da imprenditori di successo, il network marketing può diventare una fonte di reddito aggiuntiva. Poi, come sapete, sto testando il dropshipping con un negozio negli Stati Uniti, perciò il mese prossimo continuerò ad aggiornarvi sull'andamento e su cosa sto facendo. Perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi se volete tenervi aggiornati. Dopodiché, dato che già tantissimi mi hanno scritto e mi hanno chiesto il funzionamento di un podcast, come l'hai creato, come hai fatto, come funziona, vi continuerò a tenere aggiornati per quel che riguarda il mio podcast e il funzionamento e le possibili strade per il futuro. Dopodiché per il mese prossimo sono riuscito a chiudere un'importante collaborazione che probabilmente mi porterà a Tallinn in Estonia, e lì ne vedrete delle belle. Ci saranno moltissime cose interessanti da fare e da andare a vedere, quindi sarà veramente interessante. Poi, come sapete,
sapete sto imparando a fare trading, quindi continuerò a condividere il mio percorso nel trading, condividendovi anche molte lezioni e fonti utili se volete imparare. Poi tra le migliaia di cose che faccio sto anche iniziando ad imparare a prendere qualche informazione per quel che riguarda gli investimenti immobiliari e anche per quello continuerò a tenervi aggiornati. Detto questo, anche questo mese sarà più intenso del mese precedente. Questo penso che più o meno sarà il trend della mia vita. Comunque sono molto contento di ciò che si sta creando. Se non volete perdervi nessun video, iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, soprattutto anche perché ci ho dedicato veramente tantissimo tempo per riuscire a crearlo. Dopodiché, come sapete, io sono disponibilissimo, per cui se mi lasciate un commento qui in descrizione cercherò di rispondere al più presto. E che dire, vi auguro un mese stupendo e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!